93-year-old Dirce lives in Val di Fiemme. This episode was made in collaboration with the Milano Cortina Winter Olympics Committee. They want us to showcase how delicious the food is here. And today, Dirce is making canederli with speck, smoked ham which has been cured with juniper and bay leaves. Ecco, io mi chiamo Dirce, ho 93 anni e riesco ancora a fare i canederli. Li faccio, insomma. Dirce's husband was Tito Braito. He was a master butcher and producer of cured meats, and his shop continues to flourish. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ecco, mi manda a prendere quella roba questa roba qui. Sì, allora faccio un pezzo di speck. Sì. Mettiamo questo, va bene? Sì, benissimo. Diventa un pacchetto più regolare. Ecco. Qua così, anche un'organica, facciamo. Così. Grazie. Bene? Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Dirce starts by chopping some lardo tirolese, cured but not smoked pork fat. The fat is in fact where all the flavour is. Dirce turns up the heat of her cooker by putting another log in the fire. She fries the lardo without adding any extra oil because it's not needed. Meanwhile, she chops some fresh salami, which is like sausage, but with slightly different preserving salts. Che cos'è? Salamino. Stagionato? Luganega noi la chiamiamo, no? Ma è pasta di salame praticamente. È fresco o stagionato? No, non è stagionato, è giusto da poter mangiare crudo. Non si deve cuocere, capisce, come la lucanica quando la fanno, la cuociono, la fanno lessa. Però se poi la lasciano stagionare è buona a mangiare cruda come il salame. Then Dirce dices some lean speck. Questa è proprio la parte magra dello speck. Ma non la metto così cruda come la faccio rosolare, perché il grasso a tutti non piace, no? Da mangiarlo crudo. Ecco, con questo pane facciamo i canederli e lo tagliamo a dadini. To make canederli, you need stale bread. In the old days, bread had to last a couple of weeks, and this was a good way of using up the end bits. Dirce cubes some ordinary white bread, which ideally should dry like this. In fact, you can buy bags of cube bread especially for canederli. With this one, having cut this up, you then leave it to dry. Possiamo ben metterlo Leave it to insieme. dry for a couple of days. And you've got these nice big breadcrumbs. The frying lardo is now nice and melted. Non lo cucino mica tutto, sa? È per assorbire il grasso. Dirce heaps the bread into the pan and coats the cubes in the fat. She decants them into a mixing platter as they don't need to cook any further. Dirce cracks 3 eggs, beats them, and then adds about 100 ml of milk. She pours this over the bread and then decides she needs a little more milk. She adds the speck and salame and mixes everything together. There she sprinkles over a heaped tablespoon of plain flour. Then she chops a few sprigs of parsley and adds that too. Dirce wants a mixture which is moist but not soggy, so she adds a splash more milk. If the mixture is soggy, don't add lots of flour, otherwise the canederli will be tough.
Ne avevo già messo, vero, un po' di farina. Dirce says put the flour on the outside of the dumplings instead. She rolls golf ball size canederli and then coats them in a little flour. Avevo messo poca farina, dentro non la metto più tanta, capisci? La metto di fuori che faccia da muro. Se non c'è tanta farina dentro rimangono più morbidi, no? Se no diventano più duri. Che lavoro faceva tuo marito? Macellaio, Come si chiama? Come si chiamava? Tito Braito. E tu l'aiutavi? Un po' in bottega e un po' sì, a fare il macellaio no, ma a vendere la carne, insomma io stavo alla cassa e lui mi serviva il cliente, insomma ci arrangiavamo. Faceva lo speck? Mio marito ha incominciato lui a fare lo speck proprio e poi ha continuato e ne ha sempre fatto di più e ha imparato i figli, ha imparato le altre persone che hanno preso i operai. Sempre, ne avevamo sempre, ma anche salamini, anche carne fresca, insomma, no? Insomma, il macellaio aveva un po' di tutto e quindi si poteva cambiare ogni giorno quello che andava bene. 6 e 5, 11 e 1, 12. Guarda che numero giusto. Me ne avete ordinato 10. Then Dirce gathers the leftover crumbs to give to a flock of alpine chuff. She likes to feed them daily and they're waiting. Vuoi vedere quanto ci impiegano a mangiarlo? Dovrebbero arrivare a pochi secondi perché quando se ne accorgono devono pure pulire. Vedete? Sì, vedete anche se chiudiamo, no? Per terra. Grazie. Che cosa fanno? Si riescono a venire fuori a prenderselo. Dirce salts some water and brings it to the simmer. The canederli should cook for around 10 minutes. She melts plenty of butter and then gently fries some sage leaves. E che i canederli non si sono rotti ancora, sono già contenta. She scoops the canederli onto a serving platter Si ferma sul canederlo, non va tutto a fondo, no? and coats them in the sage-flavoured butter. E quanti ne faccio questo piatto? Basta, basta, Basta? basta. Per una persona. I canederli sono pronti, potete assaggiarli. Va bene così? And I'm the taste tester. Possono andare? Molto buono. Sì, senza complimenti, perché non li accetto i complimenti in certi casi. Un poco pieno. È un bocconcino un po' più piccolo, così rimane a So what's mangiare. great about this is canederli can quite often be kind of quite large and quite bland, if I'm honest. But dishes are absolutely wonderful. They're full of flavour. It's the kind of thing you could eat any time of day as a snack, as a sort of whole meal with salad. Beh, And they're really sono easy to make. contenta se mi sono riusciti da poterli mangiare. Sì, complimenti, molto buono. Grazie. Bene, sono grazie. contenta. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. And come back next week when Carmela, who lives in Ischia, makes pasta from her home region of Puglia.